Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daniele e faccio l'apicoltore. In questo nuovo video voglio parlarvi dei lavori che si devono fare indicativamente nel mese di novembre. Sappiamo che ormai in apiario ci si va molto meno rispetto alla primavera, ma comunque ciò non toglie che dobbiamo comunque prestare molta attenzione alle nostre famiglie e in questo video vedremo come fare. Prima di proseguire vi consiglio di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di mettere like ai miei video se vi sono piaciuti e di condividerli con i vostri amici. Allora ragazzi, eccoci qua. Nel mese di novembre i lavori da fare sembrano pochi, ma in realtà c'è qualcosa da fare, sia in apiario che in laboratorio. Quindi io lo voglio dividere per essere più chiaro possibile in 6 punti e cominciamo subito trattando il primo punto. Punto numero 1, i trattamenti. Ragazzi, ripeto come il mese scorso del lavoro di ottobre, se non l'avete visto lo trovate qua in alto, i trattamenti nel mese di ottobre erano indispensabili, figuriamoci un po' questo mese. Quindi la prima cosa da fare nel mese di novembre è controllare di aver fatto in maniera corretta i trattamenti alla base della lotta alla varroa. Quindi come prima cosa bisogna innanzitutto togliere le strisce che abbiamo messo ad agosto, perché oramai diciamo così che il tempo dei 60 giorni è ampiamente scaduto. Se ancora non l'avete tolta è il momento di farlo. Un'altra cosa, approfittare del blocco di covata che ormai in gran parte della nostra penisola dovrebbe essere in atto. Togliamo le regioni più calde, quindi quelle del sud e delle isole, e nel resto d'Italia sappiamo che ormai le api sono praticamente tutte in blocco. Quindi abbiamo due opzioni per approfittare di questa situazione che gioca a nostro vantaggio. O goccioliamo una volta sola, oppure partiamo con dei cicli di sublimato. Se le api non sono ancora in blocco sappiamo che gocciolare è praticamente inutile, quindi si dovranno ripetere diversi cicli di sublimato fino al completo sfarfallamento della covata. Quello che consiglio io è di fare un ciclo a settimana, quindi per 2 o 3 settimane al massimo, in modo che riusciamo a coprire tutto il ciclo di covata senza stressare troppo le api. Se vogliamo invece gocciolare dobbiamo stare attenti un po' alle temperature e alle condizioni meteo, perché sappiamo che le api con il gocciolato vengono bagnate. Se le temperature poi di notte scendono troppo e vanno vicino allo zero rischiamo di fargli più del male che del bene. Quindi il gocciolato fatelo solamente se siete sicuri che la giornata è soleggiata, che le api possono uscire, che possono asciugarsi e che se la sera magari vanno in glomere possono farlo tranquillamente essendo già asciutte. Anche all'interno dell'arne deve essere già asciutto. Invece per quanto riguarda il sublimato non abbiamo il problema del meteo, non abbiamo il problema delle temperature, abbiamo un pochino più il problema del glomere. Ecco, se le api sono in glomere sono molto strette tra di loro, quindi potrebbero non essere completamente colpite dal fumo di ossalico sublimato. Abbiamo due opzioni: o aspettiamo che le temperature salgano un pochino, quindi fare il sublimato verso il mezzogiorno, verso che le temperature superino un po' i 10 gradi, oppure possiamo fare il sublimato in 2 tranche, una prima tranche con 2 grammi nel sublimatore per aprire il glomere e subito dopo altri 2 grammi per dare sublimato su tutte le api che si sono aperte. Punto numero 2, le scorte. Per controllare le scorte, allora o facciamo una visita nelle giornate più calde, nei periodi più caldi, le visite devono essere ovviamente più veloci del solito e possiamo vedere se ci sono le scorte, oppure si procede alla pesatura manuale. Qui ci vuole un pochino più di esperienza, però una volta che si è capito il peso che deve avere una cassetta o un nucleo possiamo stare abbastanza tranquilli. Io faccio così: i nuclei li prendo e li sollevo proprio di forza completamente e riesco a capire quanto ho dentro di miele, mentre le arnie, che sono più pesanti, le prendo dal retro e cerco di sollevarle con 2 dita e vedo, anche lì riesco a capire la quantità di scorte che ho all'interno. Se abbiamo poche scorte, anche lì non vogliamo nutrirle, abbiamo dei telai di miele, possiamo sempre nelle ore calde inserire telai di miele all'interno del nido, sostituendolo con un telaino vuoto. Io questa operazione qua non la faccio a meno che non siano in condizioni disperate, perché preferisco tenere questi telai per la ripresa primaverile. Allora, adesso è impossibile accumulare scorte negli alveari,
perché non ci sono più fioriture in gran parte d'Italia e perché le api ovviamente sono inglomere. Allora come facciamo? Quello che doveva essere fatto ormai il mese scorso, quindi la nutrizione liquida con sciroppo 2:1 andava bene se si faceva nel mese di ottobre, quando le temperature erano ancora un pochino più alte. Adesso con l'arrivo del vero inverno, del freddo un pochino più intenso, la nutrizione io la sconsiglio, soprattutto stiamo parlando di nutrizione liquida, a meno che insomma non abbiamo delle famiglie belle forti che riescano a scaldare bene comunque il nido, e a patto di usare uno sciroppo industriale in cui l'invertasi è già avvenuta ampiamente con il processo lavorativo di produzione. Comunque sia, se avete basse le scorte, ragazzi, l'unica soluzione che vi rimane è quella di dare della nutrizione solida, quindi del candito. Io anche qua abbiamo due opzioni, candito proteico o candito semplice. Io in questo periodo do sempre il candito semplice perché il proteico insomma viene utilizzato un pochino di più all'arrivo della bella stagione, quindi in gennaio-febbraio, quando la regina ricomincia a deporre, quindi per stimolare un po' di più l'ovodeposizione in concomitanza con l'arrivo del polline del nocciolo, insomma si può dare il candito proteico in quelle condizioni. A darlo adesso io ho paura che se magari le temperature possono sollevarsi ancora di quanto magari uno non si potesse aspettare, la regina potrebbe capire che è ripartita la stagione e così potremo ingannarla e farla partire con la deposizione. Se poi ovviamente arriva un ritorno di freddo, come è facile prevedere, e qui abbiamo poi un problema di riscaldamento del nido e della covata, e potremo creare grossi problemi al nostro alveare. A magazzino cosa si fa? A magazzino si fanno tutti i lavoretti di falegnameria, quindi raschiatura dei melari, e infiliamo i telaini che abbiamo recuperato con la sceratrice, che magari hanno i fili rotti, raccogliamo la propoli che abbiamo raschiato dai nostri melari e dalle nostre cassette che sono in manutenzione, e possiamo approfittare anche qui per combattere la tarma della cera. Quindi per chi ancora non l'avesse fatto, si può fare il secondo giro con il trattamento a base di zolfo sui melari e sui telaini che abbiamo portato a casa. Quindi se non sapete come si fa, anche qui vi lascio il link in alto e anche in descrizione per vedere il video su come si fa il trattamento allo zolfo per bloccare l'avanzamento della tarma della cera. Numero 5, gli spostamenti. Con il freddo possiamo approfittare per fare dei piccoli spostamenti nell'apiario oppure per creare nuovi apiari. Ecco, qui se dobbiamo spostare un apiario intero possiamo approfittare insomma di questa stagione, possiamo chiudere le cassette alla sera, portarle via però nelle ore più calde, quando le api ancora cominciano ad aprirsi dal glomere, e spostarle. Possiamo tenerle chiuse nel luogo nuovo se è una distanza vicina, quindi inferiore ai 2-3 km, oppure le possiamo aprire direttamente quando sono in loco se la distanza supera i 3 km. Per gli spostamenti in apiario vale più o meno la stessa regola, quindi se dobbiamo spostare, dobbiamo riorganizzare un po' l'apiario, le chiudiamo sempre la sera prima e il giorno dopo le possiamo spostare nella nuova posizione. Ecco, qui vi consiglio di lasciarle chiuse le cassette per 3 giorni. Facciamo finta che ci siano 3 giorni di maltempo, di pioggia o di freddo, quindi le api non sarebbero comunque uscite, e passati 3 giorni le riapriamo e le bottinatrici dovranno rifare, diciamo così, la localizzazione del nido, perché le api dopo 3 giorni perdono completamente il senso della posizione e quindi in questo modo riusciamo a non perdere le bottinatrici. L'invernamento, ecco, sono quelle operazioni finali che ci consentono di lasciare le api in pace fino a sopraggiungere della primavera o delle prime fioriture, che ci permettono di stare tranquilli poi per tutta la stagione. Dobbiamo assicurarci che ci siano le scorte, dobbiamo stringere le famiglie il più possibile, disturbarle anche qui il meno possibile, perché le api tendono a stare strette, tendono a riscaldarsi e tendono insomma a rimanere dentro, e meno si muovono e meglio è per loro. E ricordiamoci anche di pulire le porticine, perché adesso con le porticine, con l'apertura stretta,
dobbiamo ricordarci periodicamente di aprirle e togliere magari le api morte che sono davanti ai buchetti della porticina, perché le api spazzine cercheranno di buttarle fuori, ma si troveranno la porticina intasata magari o chiusa e questo impedirà alla pulizia del nido. Quindi noi una volta a settimana, per dire, possiamo fare un passaggio, guardare le porticine, pulire quelle che risultano intasate di api morte e così procedere tranquillamente alla visita successiva. Se notiamo una cassetta che ha veramente tante api morte, questo è un segnale che ci deve far preoccupare. Arrivati a questo punto però anche lì abbiamo poche soluzioni, poche cose da fare. Se cominciano a morire le api con l'arrivo del freddo vuol dire che qualcosa durante la stagione è andata storta, o un trattamento non andato a buon fine, una malattia non rilevata dalle nostre api. Insomma, se vediamo che cominciano a morire delle api non possiamo fare quasi niente, perché anche qui possiamo nutrire, possiamo magari dare un altro giro di sublimato per cercare di abbattere la varroa, ma ormai i danni sono stati fatti. Ecco ragazzi, con questo video è tutto. Io vi saluto, mi bevo la mia tisanina e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.